Bentornato guerriero, in questa guida Performance PC andiamo a scoprire quali sono tutti quanti i segreti del pannello di controllo Nvidia per permetterci di performare al 100% su tutti i titoli che andremo a giocare. Quindi mettiti comodo e andiamo a scoprire tutti questi segreti. Let's go! Andiamo a controllare di avere l'ultimo driver disponibile per la nostra scheda grafica, quindi in basso a destra andiamo a cercare impostazioni Nvidia, clicchiamo col tasto destro del mouse, impostazioni, pannello di controllo Nvidia, ci clicchiamo sopra col sinistro, andiamo su informazioni sul sistema e poi andiamo a leggere qual è il driver che abbiamo installato, il 537.13. ricordatevelo. Andiamo a controllare sul sito di nvidia.com, facciamo la ricerca inserendo i parametri di ricerca all'interno di questi schemi e facciamo avvia ricerca. Una volta finita la ricerca andremo a controllare qual è il numero del driver e questo è il 537.34 rilasciato il 12 di settembre, quindi dovremo scaricarcelo e installarlo fresco fresco. Scaricato il driver sul desktop, ce lo posizioniamo proprio in centro e vedete che di fianco c'è DDU. Proprio ieri ho rilasciato un video dove parlo di come far funzionare al meglio Display Driver Uninstaller. È un video tutorial molto veloce che ti spiega come disinstallare radicalmente i driver sia di una scheda audio che di una scheda video. E quindi se tu noti particolari crash strani, rallentamenti o quant'altro, disinstallare in maniera radicale il driver della tua scheda grafica potrebbe darti degli ottimi risultati. Quindi ti lascio il link qui sotto in descrizione, vai a vederlo e ovviamente lasciami un commento. Andiamo a vedere, dopo aver fatto la disinstallazione radicale, cosa dobbiamo fare con il nostro driver. Una volta partita la nostra installazione, ovviamente ci si presenta una scelta da dover effettuare: driver grafico e GeForce Experience oppure soltanto driver grafico Nvidia. Allora, se non avete bisogno della GeForce Experience, il pacchetto che vi permette anche di catturare i vostri gameplay oppure fare streaming, non installate GeForce Experience perché vi porterà via tantissime risorse che invece volete utilizzare per far andare al meglio i vostri titoli. Quello che vi consiglio è fate l'installazione semplicemente del driver grafico Nvidia. In un secondo momento potrete tranquillamente aggiungere GeForce Experience quando più vorrete. Facciamo accetta e continua e poi andiamo a fare un'installazione personalizzata. Andiamo a fare, se non avete utilizzato il programma DDU, un'installazione pulita e andiamo a selezionare soltanto il driver audio, il driver grafico e ovviamente physics. Facciamo avanti, io ho già installato tutto quanto per prepararmi poi al tutorial e vi ricordo che facendo un'installazione pulita o utilizzando il DDU, tutte le impostazioni che avete precedentemente caricato sul pannello di controllo e su tutti quanti i vari settaggi che avevate per la vostra scheda grafica verranno resettati alle impostazioni di fabbrica, quindi bisognerà andare a risettare tutto da zero. Quindi facciamo l'installazione e passiamo al punto successivo. Installazione finita, abbiamo il nostro driver nuovo installato con tutte le impostazioni di fabbrica, andiamo a mettere a posto tutto il pannello di controllo. Facciamo tasto destro sullo schermo oppure in basso a destra sull'apposita iconcina e andiamo ad aprire il pannello di controllo Nvidia. Ci si aprirà il pannello che stiamo vedendo in inglese. Per mia comodità tutte le volte ho il sistema in inglese. Ti faccio vedere un trick per poterlo trasformare in italiano senza troppi problemi, così se un domani avessi bisogno di portare dall'inglese all'italiano e viceversa saprai anche questa informazione. Te la spiego subito, quindi andiamo a chiudere il pannello di controllo e andiamo sul registro di sistema, reg edit, e andiamo a fare partire il nostro bel registrino di sistema. Qui trovate già la chiave che dobbiamo andare a modificare: computer H current user software Nvidia Corporation NV Control Panel 2 client. Vi copierò ovviamente questa stringa qui sotto nei commenti, così potete tranquillamente copy pastarla, e qui trovate un user defined locale che ho creato io per andare a modificare la lingua, e voi avrete probabilmente soltanto launch source o predefinito. Quindi cosa dovete fare? Tasto destro qui sopra dove c'è scritto client e andiamo a fare un valore di Word 32 e andiamo a nominarlo esattamente come, con maiuscole, così come ve le sto facendo vedere, user defined locale. Ok? E facciamo invio. Ovviamente mi dice che è duplicato perché ce l'ho già sopra e ve l'ho fatto vedere soltanto a titolo dimostrativo. Vi creerà questa stringa, la apriamo, doppio clic sopra e avremo un valore esadecimale 400. Il 400 è il valore definito per l'inglese, il 410 è il valore definito per l'italiano. Vi faccio vedere. Inseriamo 4 e 10 qua dentro, ok.
chiudiamo e adesso apriamo di nuovo il pannello di controllo Nvidia e voilà, abbiamo il nostro pannello di controllo in italiano. Questo trick semplicissimo ti permetterà di switchare d'ora in avanti dall'inglese all'italiano e poterti andare a mettere le impostazioni in maniera molto semplice e molto precisa. Ed eccoci qui di nuovo col pannello in inglese. Perfetto, allora andiamo a vedere subito i parametri da sistemare. Adjust image setting with preview, ok, utilizziamo subito use the advanced 3D image setting e andiamo a ovviamente sempre cliccare applica una volta che abbiamo fatto la selezione, perché se no non ci salva le selezioni che abbiamo impostato. E poi possiamo cliccare semplicemente Take Me There oppure andare su Manage 3D Setting. Take Me There, andiamo alla pagina 3D Settings. Quello che vi consiglio in questo momento è di seguire esattamente le impostazioni che ho messo, perché vi spiegherò in questo tutorial come andare a sistemare il pannello di controllo sia per chi ha delle schede grafiche non recentissime e per chi ha delle schede grafiche performanti. Partiamo con ordine. Image Scaling è un DLSS di vecchia generazione. Era preceduto da praticamente un altro tipo di tecnologia che si chiamava Image Sharpening, che praticamente non utilizzava l'intelligenza artificiale. Questo Image Scaling o NIS, che si chiama Nvidia Image Scaling, è praticamente quello che ci troviamo anche su Warzone e fa il lavoro del DLSS. Questa funzione è consigliabile da attivare soltanto per i possessori di schede grafiche serie 900 e serie 1000, perché nella versione che vi faccio vedere fra un po', che non è l'image scaling ma è l'image sharpening, sarà molto più performante per quel tipo di schede, perché hanno i tensor core che venivano sfruttati veramente in maniera molto soddisfacente, producendo una qualità di immagine e un incremento di FPS notevole. L'image scaling che vediamo qua è superato ovviamente dal DLSS, quindi se tu hai schede grafiche serie 2000, 3000 o 4000, questa roba qui la vuoi off. Andiamo a vedere come invece dare una mano a chi ha schede grafiche 900 o 1000, perché dai dati di Steam Database, come vi dicevo, questa qui è l'immagine dello Steam Database che praticamente ci permette di capire quali sono le configurazioni più utilizzate dai possessori di Steam, che ovviamente hanno partecipato al sondaggio, e vediamo che la scheda grafica più installata, con un piccolo decremento dello 0,16%, è la GTX 1650. Quindi sappiate che praticamente tantissimi di voi che probabilmente stanno guardando questo video hanno questo tipo di scheda. Ovviamente ci sono anche tanti altri che hanno serie 2000, serie 3000, serie 4000. Comunque sia, questo è il dettaglio che volevo darvi per spiegarvi il motivo per cui mi sto addentrando anche nel andiamo a capire come attivare l'image sharpening, che andiamo a vedere subito. Quindi bisogna andare a chiudere di nuovo il pannello di controllo e andare di nuovo nel registro di sistema, quindi di nuovo regedit, andiamo ad attivare il regedit e mi faccio un bel copia della stringa che dobbiamo andare a cercare, faccio copia e incollo la stringa e vado a cercarmi questo popò di roba che vediamo qua. Vado a cercare enable gr 535 e vado a fare doppio clic. Adesso il valore è 1, lo porto a 0. Clicco ok, chiudo di nuovo il pannello e vado a riaprire il pannello di controllo Nvidia, che mi partirà in maniera differente. Adesso ci sarà l'image sharpening, che era la tecnologia precedente all'image scaling. Funziona attraverso degli algoritmi e a livello driver, non utilizza intelligenza artificiale, ma è molto migliore per chi è un possessore di scheda grafica 900 o 1000. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo ad attivarlo, andiamo a mettere come percentuale 0.70 massimo 0.75, lasciamo 0.17 come film grain e andiamo a dare ok, ovviamente sempre applica, e poi andiamo nella parte importante che dovrebbe essere, vediamo questa qui, sì, anisotropic filtering, quindi è il filtro anisotropo che ci permette di togliere la seghettatura dai bordi delle texture, blurrandole, facendovi veramente l'esempio è blurrandole, e andiamo a mettere un per 16. Questo soltanto se avete una scheda grafica serie 900 o serie 1000, mi raccomando. Applica e poi tutti gli altri settaggi rimangono così anche per le schede di fascia superiore. Se avete schede grafiche serie 2000, 3000, 4000, mettete
controllato dall'applicazione filtro anisotropo, e qui lasciate su off senza nessun problema e andiamo a dare applica. Vi consiglio, se siete possessori di schede grafiche di nuova generazione 2, 3, 4000, questo non lo cambiate nemmeno nel registro, tanto così per non confondervi. E andiamo avanti con tutti gli altri parametri. Ambient Occlusion vi consiglio vivamente di metterlo su off. Praticamente sono le ombre che vengono proiettate sui pixel, quindi lasciatelo off. Poi filtro anisotropo, l'abbiamo detto prima, lasciamo che sia l'applicazione a controllarlo, non c'è bisogno che l'applicazione, che noi impostiamo nel setting globale qualsiasi tipo di settaggio. Poi anti-aliasing FXAA, praticamente questo qui è il metodo peggiore di anti-aliasing mai implementato da Nvidia ed è infatti uno dei più vecchi. Vi consiglio di lasciarlo su off per evitare qualsiasi tipo di problema sulla qualità dell'immagine. Anti-aliasing gamma correction, anche in questo caso off. La gamma correction è sempre la correzione dell'illuminazione sull'anti-aliasing. E anti-aliasing mode, in questo caso ci sono delle selezioni che potrete fare. Override dell'applicazione, enhance di applicazione, lasciate che sia l'applicazione a controllare come gestire l'anti-aliasing per evitare casini in game, sempre e ovunque. Anti-aliasing transparency off, background application max frame rate. Questo cosa significa? È praticamente quanti frame farete nel momento in cui altabbate e fate altro al posto di giocare. Magari siete streamer, magari siete o avete bisogno di controllare la mappa su Tarkov, avete bisogno di fare altra roba, altabbando vi si porta il gioco a 30 fps senza andarvi a ostacolare nelle applicazioni che state facendo. Quindi ci clicchiamo sopra, semplicemente attiviamo, settiamo 30, ok. Sempre mi raccomando applica, perché se no non vi salva quello che state facendo. CUDA GPU, ovviamente quanto lavorano sul CUDA, quindi sono la vostra scheda grafica, sono tutte selezionate, andate a controllare che sia effettivamente selezionato. DSR Factors, ok, cos'è? Il DSR è il Dynamic Super Resolution, che praticamente è una tecnologia che ci permette di aggiungere risoluzioni ad uno schermo che non ne ha. Facciamo finta che voi abbiate uno schermo Full HD 1920x1080. Questa tecnologia vi permette di mettere delle risoluzioni molto più elevate, 2K, 4K. Voi vi direte, a cosa serve? Ad avere un'immagine qualitativamente migliore. Se cercate la qualità nelle vostre immagini, potete provare ad utilizzare questi due flag che vi permettono di avere un'efficienza 2 volte maggiore per poter andare a visualizzare l'immagine. Vi consiglio poi magari di provare il 2K qua sotto, ma se invece volete le performance, questa roba qui lasciatela tranquillamente spenta, perché vi porta via performance. Se alzate la qualità, la resa grafica, perderete fps. Quindi vi sconsiglio, se cercate gli fps, di utilizzare questo DSR, e se invece lo volete utilizzare anche solo per provarlo, mettete il massimo di smoothness al 33%. Quindi mio consiglio è off, e questo si disattiva in automatico. Quindi andiamo avanti a vedere quali sono le altre opzioni. Poi shocking but true, low latency mode, modalità bassa latenza, off. Perché off? Perché allora normalmente vi direi mettete su on se avete schede grafiche non tanto performanti, serie 900, serie 1000, anche ultra. Però nel corso dei test che ho fatto mi sono reso conto che tante volte conviene andare a modificare il program settings che abbiamo qua, quindi andiamo a selezionare all'interno del programma effettivamente cosa vogliamo modificare nel low latency mode, piuttosto che andarla a selezionare qui globalmente per tutto, perché in questa schermata che stiamo vedendo tutto quanto quello che tocchiamo influenzerà tutti i programmi grafici che partiranno. Quindi mettiamo low latency mode e andiamo a settare in game la nostra modalità di low latency che vogliamo, che vi consiglio sempre per le schede grafiche non performanti, serie 900 e serie 1000, on più boost, quindi ad esempio su Warzone 2 on plus boost, oppure ultra se lo trovate in qualche altro gioco. Se avete schede grafiche serie 2000, 3000 o 4000, allora attivate tranquillamente soltanto on, ma in game, non attivatelo qui, potrebbe overlappare e potrebbe fare casini. Max frame rate, oppure detto anche
massimo frame rate. E cosa significa? Settare un limite massimo di frame che abbiamo su schermo. Non lo vogliamo mai, perché vogliamo assolutamente avere il massimo dei frame disponibili sul nostro schermo e non capparli, anche se cappandoli potremmo avere, anzi avremo sicuramente un'esperienza più fluida e scorrevole del gioco. Ovviamente bisogna cappare il frame rate sapendo che cosa si va a cappare. Se cappiamo il frame rate a 300, il sistema cercherà sempre di raggiungere i 300 fps al secondo e ovviamente avrete un casino sullo schermo. Quindi il mio consiglio è: lasciate anche questo spento e andiamo avanti a vedere cos'è il multi-sample frame. Quindi il multi-frame sampled AA, lasciatelo anche questo off. Perché? Perché praticamente anche questo qui è come l'FXAA, è un sistema di anti-aliasing che è molto migliore rispetto al primo che abbiamo visto qui in alto, FXAA, ma anche in questo caso ci porta via un briciolino di performance, ci dà un briciolo di qualità. Quindi se state cercando le performance, allora off. Se invece cercate la qualità, attivatelo senza problemi. Quello che vi consiglio io, visto che gioco a FPS, off, per avere il massimo delle prestazioni. OpenGL DI Compatibility Auto, poi OpenGL Rendering GPU, selezionate la vostra scheda grafica, poi andiamo a vedere il Power Management Mode. Anche qui shocking but true. Allora, non andiamo a selezionare. Se avete dei laptop potreste avere anche adattiva come scelta da poter fare. Qui abbiamo normal o preferred maximum performance. Preferisci massime performance. Normal perché? Perché se mettessimo preferred maximum performance, la modalità di gestione della potenza della corrente che entra dentro la scheda grafica è sempre a manetta, quindi avremo sempre un passaggio di un dispendio energetico altissimo anche quando stiamo guardando i video di YouTube, quindi non lo vogliamo mai. Preferred refresh rate, ossia quant'è il refresh rate del nostro monitor, la più alta disponibile sempre e comunque, non application controlled. Poi shader cache size, anche in questo caso avete la possibilità, sicuramente lo avrete su default, driver default. Vi consiglio di optare per 10 giga o 100 giga, non saturerete mai i 100 giga né i 10 giga, perché praticamente sulla cache size indica soltanto la quantità di spazio allocata per poter andare a caricare le texture dei giochi che utilizzate. Dubito che avrete mai talmente tanti giochi installati sul PC da andare a saturare 10 o 100 giga solo per le texture. Tutto è possibile, ma almeno in questo caso diamo tanto spazio per evitare che ci siano caricamenti e scaricamenti di memoria nel momento in cui trova spazio occupato. Poi abbiamo texture filtering, anisotropic sample optimizer off, texture filtering negative load bias allow, texture filtering quality, questa è la parte più importante che va a modificare anche le parti sopra. Vi consiglio di mettere high performance per avere le massime performance quando state giocando degli FPS oppure titoli molto frenetici e molto veloci. Tanti vi consigliano performance, ma c'è una percentuale dell'1-2% in più di FPS fra performance e high performance, mentre invece se volete la massima qualità video vi consiglio quality. Mettendo su quality avrete le migliori rappresentazioni grafiche sullo schermo con i giusti FPS, quindi non perderete assolutamente nulla. Quindi per gli FPS alte performance e andiamo avanti. Poi ovviamente trilinear optimization mettiamo on, threaded optimization, quindi l'ottimizzazione dei thread nei giochi moderni ormai è tutto fatto direttamente dal sistema, quindi lasciate su auto. Triple buffering ovviamente off, vertical sync qui te l'ho lasciato use the 3D application, ma solitamente nei giochi FPS va off perché la sincronizzazione del sync verticale porta via FPS, anche se dà un'esperienza di gioco molto più fluida. Quindi vi consiglio, se avete giochi FPS o molto frenetici, off. Invece usa le applicazioni 3D se avete giochi che potrebbero dare risalto alle performance del V-Sync, quindi se avete giochi lenti. Poi Virtual Reality 1, Virtual Reality off e Vulkan Auto. Andiamo a fare un bel apply, quindi applica, e ovviamente nel caso in cui abbiate bisogno su Program Setting andate a cercare i programmi di cui avete bisogno o li aggiungete
tramite l'apposito menu che vedete qua. Ad esempio cerchiamo un Warzone che non troveremo mai, eccolo qui, lo andiamo a selezionare e troviamo un bel Warzone qui che possiamo andare a modificarci come vogliamo. Ovviamente facciamo sempre apply nel momento in cui andiamo a modificare anche qua dentro, magari vogliamo mettere il low latency, lo vogliamo mettere su on, oppure vogliamo mettere qualche altro parametro che vi ho spiegato prima, semplicemente andiamo a modificare program setting e non il generale che impatta su tutti. Passiamo a Change ACC State, ovviamente clicco no perché non voglio salvare quello che ho cambiato inavvertitamente, però voi cliccate sì. Poi andiamo a selezionare ACC per la vostra scheda grafica se ce l'avete questa voce, poi Configure Surround Physics, andate a selezionare la vostra scheda grafica e fate sempre Apply. Change Resolution, qui assicuratevi che il vostro monitor principale sia sulla risoluzione massima disponibile, la massima frequenza disponibile, mentre se avete un secondario sempre la massima risoluzione disponibile, ma non settate mai la massima frequenza a meno che non lo utilizzate per giocare, perché vi consuma un botto in più di corrente elettrica, quindi settatelo in un range che può essere fra i 60 e i 120 Hz, in modo tale che il vostro monitor secondario non consumi performance della vostra scheda grafica. Se come me fate live con un single PC, quindi con un solo PC fai live con 2 monitor e live, ti porta via un sacco di performance, quindi settatelo in maniera intelligente. L'importante è che il primario dove giocate sia settato al massimo. Poi Adjust Desktop Color Settings, questa è la parte importante per quanto riguarda i colori, e andate ad aumentare la Digital Vibrance al 70% e gli fate un bel apply. Io l'ho messa sia sul principale che sul secondario, un bel apply, e poi andiamo a vedere. Ultimo punto importante, Adjust Video Image Settings, se avete questa spunta attivatela, è stata inserita da poco sulle schede serie 4000 e 3000 e praticamente permette di vedere i video in bassa qualità con una qualità molto superiore. Se avete schede video serie 4000, un livello fra 3 e 4 è quello consigliabile, e se invece avete schede video serie 3000 dall'1 al 3, quindi l'attivate, fate applica e non impatta in nessun modo il gaming, quindi ve lo dico giusto perché magari qualcuno può aver dato informazioni sbagliate. Questa roba qui impatta soltanto video via internet con una pessima qualità visiva, ve la migliora notevolmente. Queste erano tutte le impostazioni segrete, non tanto, però erano le impostazioni corrette che dovete impostare nei vostri sistemi per non avere crash strani, flickering, stuttering, eccetera eccetera, quindi tutti i problemi che si hanno solitamente quando si vanno a overlappare comandi che non si devono. Questa è l'impostazione migliore che sono riuscito a trovare, e sono riuscito anche a ottenere performance veramente eccellenti anche su Warzone 2, che sappiamo tutti quanti essere un gioco veramente molto complicato in termini di performance. Quindi dimmi che cosa ne pensi qui sotto nei commenti, fammi sapere se ti sei trovato bene o se ti sei trovato male, anzi a maggior ragione se ti sei trovato male fammi sapere perché. Soprattutto ti aspetto su tutti gli altri miei social e passami a trovare se vuoi anche sul mio canale Twitch TV/BitLocker. Guerriero, per il momento questo è tutto, spero di esserti stato utile, keep fighting, alla prossima!